Va bene, ok. Ciao. Ciao Lieta, mi stai guardando adesso? Ciao. Ciao papà. Nel tempo di fare una scala della mia casa, in cima alla scala ero il marito, in fondo alla scala ero un'altra persona di cui non fidarsi. In cima alle scale mi ha detto: guarda che adesso scendi, ti aspetto giù a basso. E io ho detto: va bene, arrivo, un minuto arrivo. Sto scendendo le scale e c'era mio socio e mia moglie in fondo alle scale che mi stavano guardando, mia moglie in modo molto molto strano, che non avevo mai visto uno sguardo così, e mi dice: ma tu chi sei? E io sono rimasto un attimino lì, ho detto: sono Giuseppe. Ah, non prendere la macchina lì perché quella è di mio marito, prendi l'altra. Quando sono sceso sentivo che diceva a mio suocero di stare molto attento a me, a quella persona lì, perché è una persona di cui non bisogna mai fidarsi, perché andava nelle case a rubare, bisogna stare molto attenti. Questa è stata la botta spaventosa, è stato quel precipizio da cui è iniziato poi tutto l'aggravamento del voglio andare a casa, del wandering notturno. Ero sicuro che questo sarebbe stato l'inizio di un percorso che sarebbe durato, non lo so, 5, 6, 10 anni, nessuno può dirlo. E nell'età giovanile sapevo che l'evoluzione della malattia è veloce, però ripeto, ci sono delle situazioni in cui la malattia, cioè, siccome non si muore di Alzheimer, avevo bisogno di chiedere aiuto a qualcuno. Dire: ma come faccio, come riesco a reagire a una situazione di questo tipo? I gruppi di condivisione sono stati molto importanti per me. Quando arriveranno dei problemi che sarà difficile gestire a livello medico, infermieristico a casa, penserò di portarla in un RSA. Ci ho pensato e ho lì sul mio tavolo 5 o 6 domande da fare, non sono ancora riuscito a scriverle. Però posso dire una cosa che mi ha un po' dato un po' la svolta anche torno un pochino indietro. Una volta è venuto a trovarmi mio nipote e ci siamo trovati fuori in giardino e mi ha detto una frase che mi è rimasta molto impressa. Mi ha detto: zio, tu adesso stai soffrendo molto, la stai curando, così. Però sai una cosa, zio? Io sono sicuro, ma sicuro al 100%, che se la cosa fosse successa a te, lei ti avrebbe curata ancora di più di quanto la stai curando tu. Perché è vero, se fosse successo a me, avrebbe sicuramente curato più di quanto sto facendo adesso io. Pensa un po' che adesso, in questa fase in cui non mi riconosce più, se io mi avvicino e gli dico darmi un bacio, lei mi dà ancora un bacio, incredibile. Un giorno di primavera eravamo in giardino e fra una parola e l'altra, mentre camminavamo, gli ho detto, mi è uscito fuori: sai Ginetta che ti voglio bene. E lei mi ha risposto: ma sai, adesso che comincio a conoscerti ti voglio bene anch'io. La sera davanti al televisore ad un certo punto lei si alza e mi dice: senti, adesso devo telefonare a mio marito perché io avrei dovuto raccontare a lui che cosa gli ho detto a lei. Da un certo punto di vista ho capito chi era mia moglie, insomma. È una integerrima, nel senso che... E questo è stato un episodio incredibile perché ho detto: caspita, ho riconquistato mia moglie per la seconda volta, quindi è stato bellissimo, no?